Where did he come from? He was wandering through the tunnels. Fucking bizarre riffraff. More like a renegade spy. Doesn't look like Non sono un renegato. He's awake. What were you doing at our base? I'm only trying to get to the city center. The center? The tunnel's gonna be closed until you hand over Lucas's killers. Bizarre scum. How is it that you lot saw nothing, heard nothing, and you managed to forget about the ban on passage? Maybe we'll start punishing you by cutting off your hands. That would improve your memory, huh? Veramente non sono molto I'm a democratici. pilgrim. 4 days ago, I was 100 kilometers away. Enough, Anderson. We need the truth, and you won't get it through coercion. But Commander Lucas Lucas always is said... dead, and now I'm in command. You've read the reports? A pilgrim appeared in the bazaar yesterday. It looks like he's not lying. Quindi Leave us, Sergeant. I want to talk to him alone. qui ragazzi ci stanno mostrando la seconda fazione, che sono appunto i pacificatori. Where did you come from? From Crossdale River. That's over 1,500 kilometers from here. It's actually more than 2,000. The freeway bridges collapsed. There are no straight paths. And you've managed to make it so far away. Impressive. What's it like out there these days? When was the last time you were out of the city? About 15 years ago. And then there are that many fewer survivors. And that many more infected. Stands to reason. Most people endure living in this hellhole because what's out there has got to be so much worse. My wife and I lived in England. I had 2 sisters, 2 brothers. Haven't heard from them for 10 years. Where did they live? In and around London. From what I've been told, London doesn't exist. There may be 4 settlements left on the entire island. Fucking hell. Ragazzi, comunque pensare che tutte queste comunque erano persone normali, magari anche brave persone, e si sono ridotti a dover fare tutto questo solo per sopravvivenza. 15 anni che non esce da questa città perché è rimasto intrappolato qui probabilmente quando è accaduto tutto. Why would anyone think I killed your commander? You tried to escape to the central loop 4 days after the murder. Besides, if I were Carl, I'd hire a stranger to kill Lucas too. It's the cleanest way. Well, I don't know who Carl is. Oh, you'll find out soon enough. Carl keeps both hands on the steering wheel. He's a faux sanctimonious prick who's turning the entire bazaar against us, even though we protect them. What's it like outside the walls? You never know where danger's gonna come from. Always new territories, new threats. And you came here to take shelter? I came here because I'm looking for someone. And a lot of people are said to have survived in Villador. You're looking for someone? Maybe Ma I non can help gratis. you, but not for free. I'm used to trading. What do you need? No nonsense. That's good. The tunnel will be closed until I find our commander's murderer, Commander Lucas. His body was found in the bazaar, horribly mutilated. The people of the bazaar aren't making this easy. They're proud and loyal. They refuse to turn anyone in. But command has lost its patience. I have orders from the top, Pilgrim. If the inhabitants of Old Villador continue to revolt, our army will come here and burn the bazaar to the ground. Now, I'd rather avoid that. And what do you need from me? Lucas had a weapon, a rare set of brass knuckles called the Lazarus. This is the key to finding the killer. If you learn anything about the Lazarus, tell me.
and I will most Non vedo l'ora di avere certainly quell'arma return the e di non darla a favor. It's nessuno, ma worth a usarla io. look, and we didn't find it on his body. I think someone from the bazaar may have appropriated it. And why should I work with you? You attacked me and accused me of murder with no proof whatsoever. Our mistake. You're clearly not the murderer. Why can't you investigate on your own? I hardly know anyone here. That's exactly why you can help me. Nobody will talk to us. To them, we're occupiers. The fact that we clear the streets of the infected and catch criminals doesn't matter. What matters is that we eat their food and drink their water. But Water. you're a pilgrim. There are many ways you can help people. And you're from the outside. They can trust you. They tried to kill me. Nah, look. We are your only chance. If you want to get to the center, that is. So, will you help me? Beh raga, lo facciamo perché mi interessa conoscere tutte le fazioni prima di decidere. So if I find that weapon, you'll let me through to the center? It's not that easy. Villador suffered much. E allora First, it was isolated from the outside world because of infection. Then the walls became its salvation. But people here learned not to trust easily. I won't open the passage until I've caught the killer. But if you can find the Lazarus, I'll remember that. You'll be the first one through once justice is done. Sounds as if I have no other choice. I'll try. per forza, non potevamo fare altrimenti. Look around. Ask people. And don't come back empty-handed. Good luck. Ok ragazzi, come avrete già capito c'è la possibilità di unirsi a una fazione poi più avanti. Dovrebbero essere 3, ci sono appunto quelli del bazar, di cui fa parte Akon, i pacificatori ed i rinnegati. Ovviamente ognuno di loro ha i suoi pregi e i suoi difetti. Come avrete già capito, i pacificatori diciamo che sì, hanno buone intenzioni nel profondo, ma per metterle in atto rovinano molto del loro operato. Mentre quelli del bazar, sì, sono brave persone, quelli che stanno nel mezzo, diciamo, ecco, la vedrei più così. E dall'altro lato ci sono i rinnegati che, beh, li abbiamo visti. Sono pazzi, pazzi furiosi, sono fuori controllo. Sono proprio i criminali, diciamo. Starà a noi poi vedere da che parte stare. Avremo tempo per pensarci. So, what did they want from you? If you'd been there like you said you'd be, Oh, I did my best. I didn't know there was anyone else in the tunnel. Lucas's death is a big deal. They love this motherfucker like a father. Aitor doesn't have Lucas's charisma. He's gonna have problems. Aitor said he might let me through to the center, if I help him. What? What are you supposed to help him with? He wants me to find Lucas's weapon, the Lazarus. Went missing from the crime scene. He believes finding it will help find the killer. The Lazarus, huh? Fancy set of brass knuckles, right? I know a guy who trades stolen goods and other shit he gets from thieves. A fence? Part-time fence, full-time scammer, an artless one too. He's got half the city after him for death. Full-time now. scammer. If anyone in Villador is fool enough to buy a Peacekeeper weapon, it would be him. And what's his name? Hubert Kabatsos, also known as Half-Ass Hubie. Yubi Every mezzo day culo. he sets up shop in the nearby windmill and waits for customers. Probably selling booze and weed to the PKs. If you want to find the Lazarus, talk with Hubie. I'll chase down some other leads. Okay, let's keep in touch. Allora ragazzi, siamo ancora a fare praticamente la prima missione, l'unica via di uscita, e dobbiamo trovare Yubi. Yubi mezzo culo. Comunque ragazzi, come avete potuto capire, ci saranno poi
sfide, credo, per poter far parte della fazione. Ha detto che dovremmo superare un grande allenamento. Non so sinceramente ancora quale fazione farò. Penso di aver bisogno di un po' più di tempo per decidere, perché ovviamente ci hanno fatto affezionare ad Hakon adesso, e se mettersi insieme ad un'altra fazione vorrebbe dire mettersi contro di lui, insomma, non sarebbe bello, ecco. Però bisogna vedere cosa ci prenderà di più al cuore, alla testa e al gusto personale, perché alla fine è tutta questione anche di gusto personale. Ora voi vi starete chiedendo cosa cazzo sto facendo, e voglio andare a vedere cos'è questo. Oh, che cazzo fai? Cos'è questo pallino arancione? Già che siamo qui, va bene che facciamo le missioni secondarie in live, però insomma, se siamo qui voglio capire a cosa serve. Se è una specie di sincronizzazione. Forse è un rifugio. Sblocchiamo un rifugio così. Credo sia un rifugio dei pacificatori. Ok ragazzi, ad esempio io adesso ho assegnato questa struttura ai pacificatori. Mi chiedo, se io poi deciderò di stare con i sopravvissuti, cosa succede se torno qua? Mi picchiano, mi uccidono? Oppure no? Sarà tutto da vedere più avanti. Hubert? No, not me. I'm waiting for Hubie too. So get in line. Got it. You know when he'll be here? Maybe in an hour, maybe two. You never know with old half-assed. That said, he's got the best moonshine. So, worth the wait. Nothing to do but wait, I guess. E aspettiamo. Hey, you Hubert? Who's asking? A customer. Want to buy something? Hey, you're that stranger they wanted a hand, Ah, aren't ecco, you? infatti ci siamo già presentati. Hey, Hubie, you got a special customer. It's that pilgrim from the bazaar. Wait, I just want to buy something. So, that was Hubie, wasn't it? Yep. Apparently had an urgent appointment with another customer. Secondo me non vuole Yeah, fare sure. affari con me. Isn't someone escaping you right now? Hakon, he's running away. Nah, sounds like Hubie. Oh, wait a sec. I see him. Arso's running to the northeast. Ma dov'è Hakon? È Dio Hakon, è onnisciente, onnipresente. After Aiden. You almost got him. Non ti preoccupare, ora lo prendiamo. Pensavo fossero zombie. Hakon, he's not here. Impossible. I saw him right there. What the fuck? That little weasel must be hiding. Look around. Oh, wait, I see him. He's climbing. See that GRE building? He's climbing to the roof. Ma dove? Ora lo andiamo a prendere, eh. Abbiamo un po' rotto il cazzo. Tutto a posto, tutto a posto. Non ci facciamo mai nulla noi. E lo ammazzo di botte. Sei un coglione. 3 ore che ti inseguo. Non è proprio un comportamento di qualcuno che non sa niente. I'm told that you're a fence, hmm? A fence? No way. A reseller, maybe, but... I'm looking for the Lazarus. Yeah, I used to belong to Lucas, the late PK commander. And don't try to tell me you don't know who Lucas is. Well, then I won't.
Know anything about the Lazarus? Are you kidding me? Even if I'd been offered those brass knuckles, I would have refused. I'm not an idiot. That weapon is way too hot. Why Allora did mi you dici run away perché from sei me? scappato allora? 'Cause every 5 minutes someone's coming after me, man. Okay, I may have given people a reason to be mad, but I'll make things Pensava right. fossimo venuti a saccagnarlo. Eventually. Maybe. How did you know the Lazarus is a set of brass knuckles, I didn't say that. Come on. Everyone knew about Lucas's little love glove. He was always showing it off. If anyone thought I had him, they might also think I killed Lucas, which is bullshit. But someone tried to sell it to you, right? I told you, Okay, fine. Maybe someone did, but I can't say who. Client confidentiality. Stop fucking around. Tell me or I... Her name is Maya. I met her in the tenement building at Meatpacking Square. Beh, ci è voluto near the poco. old butcher shop. But I don't know anything else. Leave me alone. Pochissimo. It overlooks some army barracks or some shit. Alright, I can find that. Vai, vai, vai. Che coglione. Hey, Hakon. Hubert said someone tried to sell him the Lazarus. Do you know a Maya? No. Strange, because I thought I knew all the women here. I'm headed to Meatpacking Square. Meatpacking Square. It's a fucked up place. There are some barracks there the army set up in 23 when shit went south. She's supposed to be in one of the buildings that overlook them. Okay. Stay in touch, bro. Ok ragazzi, eccomi qui, cambio di outfit di nuovo, ormai siete abituati a questa cosa, cambio di luce, cambio di tutto, è il giorno dopo, io sono tornato fino qua. Vi ricordo nella scorsa parte avevamo inseguito Hubert fino alla morte, appunto questo ricettatore che si pensava potesse avere il tirapugni, il Lazzaro, invece non aveva niente, però ci ha detto forse dove poterlo trovare, quindi ora andiamo avanti e andiamo a scoprire se riusciamo a trovare questo benedetto tirapugni. Ok ragazzi, vi ho tagliato tutto perché ho dovuto fare il dialogo con Hubert perché appunto avevo riavviato e niente, ora dobbiamo andare a cercare questa Maya che ha provato a vendergli il tirapugni e Hubert non l'ha comprato perché ovviamente non è stupido, però questa Maya potrebbe essere forse la persona che ha ucciso Lucas. Intanto noi ci lanciamo sulle auto da 10 metri ma non succede niente e va bene così. Stiamo facendo le missioni appunto dei pacificatori, la nostra seconda fazione in questo gioco, insieme agli uomini del bazar che vi dirò non ho bene capito come si chiama la loro fazione, se appunto sono il bazar o hanno un nome specifico, perché io so che ci sono i pacificatori, so che ci sono i rinnegati, ma i nostri amici del bazar, io li chiamo amici del bazar. Ho trovato una chest senza neanche cercarla, l'ho trovata completamente a caso. Allora ragazzi, vi volevo far vedere che abbiamo trovato questa zona di quarantena. È una di quelle zone di cui vi parlavo, in cui è meglio tornare di notte, perché probabilmente, oltre al fatto che non si vede niente, qua dentro ora come ora di giorno è strapieno di infetti, quindi non conviene veramente. Luogo sconosciuto. Già che ci siamo ragazzi. Non so voi, ma mi ricorda molto, per chi di voi l'ha visto, The Walking Dead. C'è proprio la scena di lui sotto il carro armato con tutti gli zombie intorno. Se fosse un easter egg sarebbe una cosa carina. Non ce l'abbiamo fatta, siamo caduti miseramente. Comunque ragazzi, tanto ci sarà tempo e voglia di esplorare in live senza dover stare a perdere troppo tempo adesso. Ok, io sento cantare, sono quelli laggiù, ok. Un po' inquietante. Siamo arrivati. Siamo arrivati, è un edificio. Tra l'altro un edificio di giorno, che non è mai una cosa positiva. Ragazzi, c'è veramente un rumore assurdo qui dentro. Sembra ci sia di tutto e di più. Chiaramente qualcuno che sta combattendo, ragazzi, ma io non so se sono al piano giusto.
Ragazzi, ma non è una zona... Non stanno combattendo. Questi rumori sono loro. Hey kids, I'm looking for a woman named Maya. It was so funny. Ok ragazzi, scusate, ma mi ero accorto che ero praticamente folgorato dalla luce. Ain't a grown up. She's just a plain old girl. Hold on, you were the one trying to sell a PK weapon to Hubert? Yeah, but the jerk didn't want it. Got all freaked out and chased me away. Ok. How did you get a hold of a Peacekeeper Ragazzi, weapon? non penso che lei abbia Was ucciso... wandering around with these punks and ran across a corpse. Happens a lot. Ok, non sono stati loro. We searched him, and I took the brass who's a Watsits cause I figured someone would pay a pretty penny for him. Ok, se lo volessi io... I need that weapon. It's very important. You expect me to just hand that brass who's Watsit over? Beh, ragazzi... You nuts? The Whoosy Whatsit's real name is the Lazarus, and it belonged to an important PK. We might have a war if I don't return it. You could help us find a murderer. Okay, I'll give you this stupid thing, but for 500. Ok ragazzi, vediamo se riusciamo a trattare, perché mi dispiace non dargli niente in cambio, perché comunque non sono in una grande situazione. Il mio cuore di panna, come al solito, me lo fa prendere nel di dietro. Però vediamo se riusciamo a trattare, a scendere un po' di prezzo, perché 500 sono tanti. That's a lot of money, kid. Of course it is. Life's damn expensive. I have to buy water and a marker for my brother. He's turning 12 soon, you know. I can give you 10, and that's my last offer. Deal. Nobody wanted to buy it anyway. Da 500 a 10. Nessuno ha mai trattato così bene. Ok ragazzi, dai, ci siamo comportati bene, abbiamo fatto un'azione carina. Tra l'altro bellissimi questi... Ragazzi, non so chi di voi... Tra l'altro queste sembrano buste del penny. Comunque non so chi di voi ha seguito... Ha visto Dying Light 1, ma... Lei è Jade Aldemir, detta anche appunto lo Scorpione. Nel primo è stata un gran bel personaggio. Ci ha fatto scendere un sacco di lacrime virili. Tra l'altro abitano in un posto veramente brutto. Cool. Get your ass to Eto with it. It'll make the perfect birthday present for him. Though I have no idea when that prick was born. I'll be near metro station. Okay. Ragazzi, stavo riflettendo in questo periodo, no? Noi ci siamo fidati di Akon, perché giustamente è stata l'unica persona che si è dimostrata amica nei nostri confronti, anche se appunto non ne aveva... Ehi, che figata. Torna di notte per affrontare il mostro. Chissà quante cose ci sono qui, ragazzi. Poi raga, s'ha cagnato. Si può riprendere la... Scusate, non volevo disturbare. Allora ragazzi, possiamo... Voglio vedere se è possibile tagliargli le gambe. Sì, è possibilissimo. Perché mi ricordavo infatti che... vabbè, lui è morto, rip. Però mi ricordavo, anche lei è morta. Mi ricordavo nel primo potevi tagliare le gambe agli zombie per magari affrontarli più tardi, perché comunque dopo rantolavano, strisciavano, non riuscivano più a colpirti come prima. Comunque ragazzi, stavo dicendo di Akon. È stata l'unica persona appunto a dimostrarsi amica, anche se effettivamente poi amica non era. Noi ci siamo fidati subito di lui, abbiamo deciso subito di andarlo ad aiutare. Però effettivamente se non l'avessimo fatto, e se ci fossimo fidati soprattutto di una persona che alla prima apparenza sembra brava ma in realtà non lo è, insomma io non credo che... Non lo so, perché questi giochi sono fatti apposta anche per ingannarti. Quindi non so se e quanto sia consigliabile fidarsi di tutti. E quindi ragazzi sto cominciando a pensare un po' a queste cose.
non dobbiamo assolutamente lasciarci ingannare dalle apparenze, anche se ormai io di Akon mi fido. Ho iniziato a fidarmi, ho continuato a fidarmi, ormai mi fiderò fino in fondo. Però se me lo prenderò nel culo, ci sarà da rivedere la nostra fiducia per le persone. Forse Cillian aveva ragione, dopo tutto. Ok, andiamo da Aitor, abbiamo finalmente trovato questo cavolo di Lazzaro. E vediamo cosa ha da dirci, se manterranno le promesse. I found the Lazarus. I'll be damned. I was right that you could open doors we couldn't. Where's the fucker who had him? In Meatpacking Square. You didn't let him go, did you? That could have been the Non murder. penso. A girl had him. She's 10 or something. She didn't kill him, just looted the corpse. Stop, we'll get back to this later. Leave us. Cosa sta facendo? Cos'è quel tatuaggio? Looks like a constellation on your arm. Those are rank tattoos. When we ran low on resources, tattoos eventually replaced medals. They show our hierarchy. Like in prison? Prison or military, it's all the same. There's always a pecking order. I did what you wanted. It's your turn. Get me to the center. Opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade, Pilgrim. Command wants me to find the killer. Aitor, you promised! Cool down, Pilgrim. I keep my promises. First... Vabbè, ci aveva detto che non ce l'avrebbe aperto il tunnel finché non avesse trovato l'assassino. Aitor, I have to get to the center. Get it? You're looking for someone, right? I want to go to the central loop too. My wife and kids are there, and I can't protect them when I'm stuck here. The tunnel will open when I find the killer. Is that clear? You can help me, or you can wait until I find him myself. I see traces of blood on the Lazarus's blades. Lucas managed to wound his killer before he died. Bastard's got to have a nasty gash. If you find him, you'll not only help me, you'll be helping yourself. Okay. Do you have any suspects? The commander was murdered in the bazaar. It had to be someone from there. The people of the bazaar are simple folk. Why would they risk defying you? And that's why I want to discover the truth before the orders come down to use force. Besides, appearances can be deceiving. They want to get rid of us. They think anarchy is the key to building a new world. Well, there is plenty of anarchy these days. Carl is a faux pious hustler who brainwashes others with slick speeches. He says everyone's equal, but it's bullshit. You can't be a leader and an equal at the same time. Beh ragazzi, è esattamente quello che ho detto io, cioè le apparenze ingannano. E come vi ho detto che da un lato capisco loro, da un lato capisco anche quelli del bazar. Però non lo so, sono situazioni in cui una persona si dovrebbe trovare per poter esprimere un giudizio giusto. Diciamo che entrambi hanno le loro ragioni e entrambi fanno le loro cazzate senza alcun dubbio. Quindi dobbiamo cercare di capire verso chi siamo più affini. I'll try to find Lucas's killer. Splendid. That's your ticket to the center. Head back to the bazaar. Is there anything else I should know before I go? Yes, as a matter of fact. But this is totally hush-hush. Word of this cannot get out. Sounds serious. Whoever killed Lucas took a little trophy. Carved his tattoo right out of his bloody arm. They cut into his corpse? That is seriously fucked up. Yeah, seriously. Men found out Lucas was desecrated like that, they'd lose their shit. And it would be total war. I'm telling you this because if you find that little trophy, then you found the sick fuck who killed Lucas. Got it. I'll head out right now. Ragazzi, orribile. Cioè, gli hanno strappato via la pelle dal braccio, gli hanno inciso il braccio e preso il tatuaggio. Segno veramente di disrispetto. Assurdo. Cavolo ragazzi, spero non sia stato Akon.
Ho un po' paura, Ada wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. Not doing his dirty work. Well, that's no surprise. He told me to start with the bazaar. Figures. PK and the bazaar really hate each other. Only two people matter at the bazaar. One is that overblown preacher, Carl. I know that. Who else is there? Sophie, his right hand. She has a way with the bazaar's more rebellious souls. Helps him keep control. There's also Dodger, a local gangster. He knows what's going on, and about the bandits led by Joe. But they're afraid of the PK. Okay, I'll talk to Sophie and you look into Carl, unless you prefer the girl. Sophie? She's not really my type, you know? Dannaiolo, ragazzi. She's... you'll see. Ok. Ok, ragazzi. Allora direi di andare da Sophie. Assurdo, pensate a quante faide, a quante guerre fra popoli, fra cittadini, fra stessi sopravvissuti ci sono in questa città. Solo praticamente una lotta al potere. C'è chi magari non è d'accordo con i metodi dei pacificatori, preferiscono l'anarchia e nessuno, non esistono più leggi, non esiste più nessuno che può dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato. C'è solo la tua morale, no? I pacificatori sono convinti che sia sbagliato stare dalla parte dell'anarchia, e quelli del bazar, d'altro canto, non condividono sicuramente i metodi dei pacificatori perché non hanno mezze misure, ecco. Diciamola così. Hey, who the fuck are you? Easy, Chief. He ain't PK. How do you know? They're creeping around here all the time. He's that outsider, the pilgrim. What? He's from outside the walls. È 3 giorni che sono qui. I don't know what brings you here, but watch your back, Pilgrim, and stay away from the PKs. They ain't no one's friends. Vedete, ragazzi, si odiano proprio. Non c'è veramente niente da fare. Carl said if you show up to bring you round so he can introduce himself. What a nice change from wanting to hang me. Da un lato ci dicono non fidarti del bazar, dall'altro ci dicono non fidarti dei pacificatori. He didn't want to, he had to. You were a threat to everyone. Of course. Do not listen to the ideologies preached by fools calling for reconstruction. There will be no rebuilding. Ok, finalmente incontreremo Carl, il leader del bazar. Who would have thought? A pilgrim in the bazaar. Welcome. Yeah, I'm still alive, despite your best efforts. It's clear to me you're holding a grudge. But if you were in my shoes, you would understand. We are responsible for the safety of our community. And we treat this seriously. That's why we did what we did. I hope you can forgive us. So, pray tell, what's it like in the outside world these days? Una merda. Bad, and getting worse. Settlements are shrinking in size and number. I'm afraid soon there will be nowhere else to go. Doesn't surprise me, son. Figliuolo. The bottom in order to rise again. And this is why we are here. Any more news? Perché non mi racconti qualcosa tu? Not really. But why don't you tell me more about your people? We are called the people of the bazaar. La gente del bazar. Simply because of where we live. But who we are truly are free people. Free from lies, free from money, free from religion, wars, politics, and the dark cloud that has blanketed the earth. That sounds great. Too good to be true, in fact. Oh, we have our challenges. Water is scarce, for example. But with courage and patience, we will someday create a paradise. Well, you seem almost thankful for the collapse of civilization. It was as tragic as it was inevitable.
Consumerism, belief in the almighty dollar led to this catastrophe. So, we here strive not to make the same mistake twice. It would be a crime. We want to create a new order based on social bonds, on family and community. A society where people support each other and adhere to justice. No need for the police, military, or false authorities to shoot those they are meant to protect. We have a place for everyone. But let's get back to your stories. Ok ragazzi, sembra proprio un mondo utopico quello che ci sta dicendo lui. E sì, belle parole appunto, ma quanto può durare? Cioè, quanto può durare una civiltà? Magari sì, finché siete poche persone, ma se si dovesse espandere, quanto potrebbe durare prima che il caos prenda il sopravvento, che il più forte inizi a schiacciare il più debole? È per questo che non mi ritrovo perfettamente nei loro panni, perché secondo me tutto deve avere un giusto bilanciamento. Libertà come non libertà. Perché se tutti fossimo liberi di fare quello che vogliamo, potrei andare a cagare nel pavimento di quella che abita davanti a me e nessuno potrebbe dirmi niente, però io sono libero di farlo. No. But you came from outside, and you're walking around my flock. So, to set things straight, I need to know if you're a sheep or a wolf. What are you then? Non mi piace come metafora, io non sono né un lupo né una pecora. I'm not really a fan of this metaphor. Ah, yes, I see. Pilgrims are not people of metaphors or poetry. They prefer to act. Yeah, about acting. I'm looking for Sophie. Are you? Vabbè ragazzi, proviamo a dirgli devo chiedere della morte di Lucas, perché ho un pacco per lei, non sono un corriere di Amazon, sono affari miei, mi sembra un po' troppo, cioè insomma mi romperebbe sicuramente il cazzo. Quindi proviamo a devo chiedere della morte di Lucas, così per curiosità. I need to ask her about Lucas's death. Oh. Why would a pilgrim care about PK business? What's in it for you? But let's say a man's death should be another man's concern. Isn't that what separates us from the infected? I guess you have a point. Lucas's death is our concern as well, but mainly because we are the prime suspects. I have never hidden my views on the Peacekeepers. The old world fell because of people like them. Greedy, power-hungry fascists. Building the new reality based on the old values would not be wise, to say the least. Of course, according to the PK, such claims automatically make me, and all of us, potential killers. So the sooner Lucas's murderer is found, the better for us. Go that way. You'll see a giant of a man. That's Herman, Sophie's bodyguard. She won't be far. But just to be clear, I'd be surprised if she knew anything about it. Sophie is a fighter, not an assassin. Yeah, thanks for the heads up. I'll see you around, Carl. Ok ragazzi, come avete sentito quello che ha detto riguardo ai pacificatori, sulla storia dei fascisti e quant'altro, ha ragione alla fine, però come vi ho detto, la ragione sta sempre nel mezzo. Nessuno dei due ha ragione assoluta, come nessuno dei due ha torto assoluto. E poi è complicato, comunque è un discorso complicato.